Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Questo è un luogo dove puoi ascoltare, ripetere, copiare e imparare l'italiano in modo lento e naturale. Mi chiamo Sofia e sono felice che tu sia qui. In questo programma parlo lentamente. Uso parole chiare e semplici. Ripeto le idee così puoi seguire la mia voce, praticare il tuo modo di parlare e costruire fiducia passo dopo passo. Oggi impareremo come parlare della tua giornata in italiano, non solo con frasi brevi, ma con frasi complete. Cosa fai al mattino? Cosa fai nel pomeriggio? Com'è la tua sera? Alla fine di questa lezione saprai parlare della tua giornata in italiano usando frasi chiare e semplici. Perché è importante parlare della tua giornata in italiano? È importante perché la tua giornata è reale. Succede ogni giorno, la conosci molto bene. Non hai bisogno di cercare parole speciali o idee difficili. Non devi parlare di storia, scienza o politica. Puoi semplicemente parlare della tua vita. Puoi dire a che ora ti svegli e cosa mangi a colazione. Puoi dire se vai al lavoro o resti a casa. Puoi dire come ti senti, stanco, occupato, felice o tranquillo. E questa è la parte migliore. Quando parli della tua giornata, pratichi un italiano reale che puoi usare nella vita quotidiana. Non devi essere perfetto, devi solo provare. Quando parli della tua giornata, inizi a pensare in italiano. Parli in modo più naturale. Usi frasi semplici e complete. Smetti di tradurre dalla tua lingua. Inizi a sentirti più sicuro quando parli. Vediamo un esempio. Immagina di incontrare una persona nuova. Ti chiede: cosa hai fatto oggi? Se hai già praticato come parlare della tua giornata, puoi rispondere: mi sono svegliato alle 7, sono andato al lavoro, ho bevuto un caffè e ho controllato le mie email. La sera ho cucinato la cena e ho guardato la televisione. Questa è una conversazione reale e questo è il tuo obiettivo. Anche se sei da solo, non sei in una classe di italiano o ti senti timido, puoi sempre praticare parlando della tua giornata. Se non sai cosa dire, inizia con qualcosa di semplice. Cosa hai fatto oggi? A che ora ti sei svegliato? Cosa hai mangiato? Dove sei andato? Cosa hai fatto la sera? Queste sono domande utili. Ti aiutano a ricordare le parole, creare buone abitudini di conversazione in italiano e pensare in frasi complete senza stress. Puoi fare questo esercizio al mattino per parlare di ieri, alla sera per pensare alla tua giornata, oppure puoi registrare la tua voce e ascoltarla più tardi. La cosa importante è mantenere tutto semplice. Usa l'italiano che già conosci, non preoccuparti degli errori, parla e basta. Più pratichi, più diventa facile. Una frase oggi, 2 frasi domani, una piccola storia la prossima settimana. Allora, oggi
Costruiamo questa abitudine insieme, parola dopo parola, frase dopo frase, una frase reale alla volta. Il mattino. Iniziamo dall'inizio della giornata. Il mattino. Il mattino è una parte importante della tua giornata. Ti dà energia ed è un ottimo momento per parlare e pensare in italiano, anche solo per pochi minuti. Pratichiamo insieme alcune frasi semplici del mattino. Ripeti ogni frase lentamente. Cominciamo. Di solito mi sveglio alle 7. A volte mi sveglio prima, verso le 6:30, quando ho molte cose da fare. Se vado a letto tardi, mi sento stanco al mattino. Resto a letto per qualche minuto e penso alla mia giornata. Mi piace fare un respiro profondo e allungare le braccia e le gambe. Poi mi siedo lentamente e mi alzo dal letto. Vado in bagno e mi lavo i denti lentamente e con attenzione per 2 minuti. Dopo mi lavo il viso con acqua fredda. Mi aiuta a svegliarmi. A volte faccio una doccia veloce, soprattutto se mi sento ancora assonnato. Quando faccio la doccia mi piace ascoltare musica dolce o una lezione audio in italiano. Dopo la doccia mi asciugo e mi vesto. Cerco di indossare qualcosa di pulito e comodo. Se ho una riunione o una lezione, scelgo qualcosa di più formale. Poi vado in cucina e preparo la colazione. Di solito mangio qualcosa di semplice come pane tostato, uova o frutta. Se ho più tempo, preparo una frittata o un po' di porridge. Bevo caffè quasi tutte le mattine. A volte bevo tè verde perché è leggero e fresco. Mentre mangio, a volte guardo un breve video o leggo le notizie. Altri giorni mi godo il silenzio e ascolto gli uccelli fuori. Prima di uscire di casa controllo il telefono. Guardo l'ora, leggo i messaggi e controllo il calendario per vedere se ho riunioni o impegni. Preparo la borsa con tutto quello che mi serve: il telefono, il quaderno, le chiavi e la bottiglia d'acqua. Poi metto le scarpe ed esco dalla porta. La mia routine del mattino. Ora pratichiamo con una breve storia sul mio mattino. Prima ascolta, poi ripeti ogni frase. Fai una pausa dopo ogni riga e ripeti lentamente. Sei pronto? Iniziamo. Al mattino di solito mi sveglio verso le 7. A volte mi sveglio prima se ho molte cose da fare. Resto a letto per qualche minuto e penso alla giornata. Allungo le braccia, sbadiglio un po' e mi alzo lentamente. Poi vado in bagno e mi lavo i denti per 2 minuti. Dopo mi lavo il viso con acqua fredda. Mi aiuta a svegliarmi. Se mi sento assonnato, faccio una doccia calda. Spesso ascolto musica tranquilla mentre faccio la doccia. Mi aiuta a sentirmi rilassato e pronto per la giornata. Dopo la doccia mi vesto con abiti puliti e guardo i miei capelli allo specchio. Poi vado in cucina e comincio a preparare la colazione. Di solito mangio 2 fette di pane tostato con burro e marmellata e a volte aggiungo un uovo sodo. Bevo una grande tazza di caffè.
per me è molto importante al mattino. Mentre mangio mi siedo vicino alla finestra e guardo fuori. A volte sento gli uccelli cantare e mi godo questo momento di tranquillità. Prima di uscire di casa controllo il telefono. Guardo l'ora, la mia lista delle cose da fare e il mio programma per la giornata. Poi preparo la borsa. Mi assicuro di avere tutto: il telefono, il portafoglio, il quaderno e a volte uno spuntino. Alla fine metto la giacca e le scarpe, apro la porta ed esco per iniziare la mia giornata. Ora diciamo insieme alcune ultime frasi di pratica. Ancora una volta puoi ripetere subito dopo di me. Ogni mattina è un po' diversa, ma cerco di seguire una buona routine. Quando inizio la giornata con l'italiano mi sento più concentrato. Sono contento dei miei progressi e voglio continuare. Il pomeriggio. Ora parliamo del pomeriggio, la parte centrale della giornata. Molte persone sono occupate nel pomeriggio. Alcune persone vanno al lavoro, altre vanno a scuola e alcune restano a casa per occuparsi della casa o della famiglia. Qualunque cosa tu faccia, il pomeriggio è un buon momento per usare l'italiano. Anche se sei occupato, puoi ascoltare, ripetere e praticare, anche solo per 5 o 10 minuti. Impariamo insieme alcune frasi comuni. Prova a ripetere dopo di me, lentamente e chiaramente. Dopo pranzo torno al lavoro. A volte mi sento un po' stanco dopo aver mangiato. Controllo le mie email e rispondo prima alle più importanti. Spesso leggo messaggi dei colleghi o dei compagni di classe. Di solito ho 1 o 2 riunioni nel pomeriggio. A volte incontro un cliente o il mio responsabile per parlare di lavoro. Se lavoro da casa, mi siedo alla scrivania e accendo il computer. Preparo relazioni o creo presentazioni. Controllo anche la mia agenda per vedere cosa devo fare dopo. Di solito faccio una breve pausa verso le 3. Preparo una tazza di tè o bevo un po' d'acqua. A volte mangio un piccolo spuntino come frutta o un biscotto. Se ho tempo, faccio una breve passeggiata per prendere un po' d'aria fresca. Anche solo 10 minuti fuori mi fanno sentire meglio. Se il tempo è bello, cammino nel mio quartiere o mi siedo al sole. Quando ho tempo libero nel pomeriggio, studio l'italiano. A volte ascolto un podcast mentre cammino. Altre volte leggo un breve articolo o una storia online. Guardo anche video in italiano parlato lentamente per migliorare la comprensione. Ripeto frasi brevi ad alta voce per praticare la pronuncia. Questa pratica mi aiuta a parlare in modo più fluido e chiaro. Prima di finire il lavoro, scrivo cosa ho fatto. Questo mi aiuta a restare organizzato e pronto per domani. A volte scrivo una nuova parola che ho imparato oggi. Mi piace rivedere il mio quaderno di italiano prima di smettere di lavorare. Il mio pomeriggio. Ora ti racconterò una breve storia sul mio pomeriggio. Puoi ascoltare, fare una pausa e ripetere dopo di me.
Prova a copiare il mio ritmo e la mia voce. È un buon modo per praticare lo shadowing e migliorare il tuo italiano. Dopo pranzo, di solito torno alla mia scrivania e continuo a lavorare. Controllo le email e faccio una lista delle cose da fare per il pomeriggio. Spesso faccio una videochiamata con il mio team. Parliamo di quello che abbiamo finito al mattino e di quello che faremo dopo. La riunione di solito dura circa 30 minuti. Dopo la riunione faccio una breve pausa. Vado in cucina e preparo una tazza di tè o un caffè nero. Lo bevo lentamente mentre sto vicino alla finestra. A volte esco per qualche minuto per prendere un po' d'aria fresca. Se ho un po' di tempo libero, lo uso per studiare l'italiano. Spesso ascolto un podcast come questo, oppure leggo una breve storia. A volte guardo un video in cui la persona parla lentamente e chiaramente. Metto in pausa il video e ripeto le frasi. Questo si chiama shadowing e mi aiuta a parlare in modo più naturale e a capire più facilmente. Prima di finire il lavoro per la giornata, scrivo una breve nota su quello che ho fatto. Scrivo anche una frase in italiano per descrivere come mi sento. Per esempio, ho finito tutto il mio lavoro oggi e mi sento orgogliosa. Oppure, oggi non ho studiato molto, ma domani ci riproverò. Questa piccola abitudine mi aiuta a riflettere sulla mia giornata e a restare motivato. Ora tocca a te. Metti in pausa questo programma per un momento. Prova a parlare del tuo pomeriggio come ho fatto io. Cosa fai di solito dopo pranzo? Vai al lavoro? Vai a scuola? Resti a casa per riposarti o studiare? Usa frasi brevi e semplici. Va bene anche se dici solo 3 o 4 frasi. L'obiettivo è parlare, non essere perfetto. La sera e la notte. La sera è un momento speciale. È un momento per rilassarsi e pensare alla giornata. Ripetiamo insieme alcune frasi utili. Torno a casa alle 6 di sera. Mi tolgo le scarpe e mi siedo per qualche minuto per riposare. A volte guardo il telegiornale o ascolto musica per rilassarmi. Preparo la cena oppure ordino da mangiare se mi sento molto stanco. Ceno a tavola con la mia famiglia. Parliamo della nostra giornata e raccontiamo piccole storie. Dopo cena, pulisco la cucina e lavo i piatti. A volte faccio una breve passeggiata la sera. Prima di andare a letto, leggo un libro o ascolto musica tranquilla. Faccio una doccia e mi lavo i denti. Vado a letto verso le 10:30 o alle 11. Ora hai ascoltato tutta la mia routine quotidiana. Adesso vorrei che tu parlassi della tua giornata. Sì, della tua giornata. Ecco come puoi fare. Prima, pensa alla tua giornata. A che ora ti svegli? Cosa mangi a colazione? Lavori, studi o ti occupi della casa? Cosa fai nel pomeriggio? Com'è la tua sera? Cosa fai prima di andare a letto? Puoi parlare di oggi oppure di una giornata normale della tua vita. Bravo oggi!
Hai ascoltato una routine completa. Hai imparato nuove parole. Hai ripetuto frasi complete e soprattutto hai provato a parlare in italiano. Questo è un vero progresso. Non stai solo studiando l'italiano, lo stai usando. Stai vivendo in italiano, una frase alla volta. Continua a costruire la tua fiducia. Continua a praticare la tua routine quotidiana finché diventa facile. Torna spesso a questo programma, ascolta di nuovo, ripeti di nuovo e ogni volta aggiungi un po' di più alla tua storia. Questo è il tuo spazio per praticare l'italiano. Io sono Sofia e sono orgogliosa del tuo impegno. Continua ad ascoltare, continua a parlare e continua a credere in te stesso. A presto e grazie. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.